Bene amici, eccoci qui con un nuovo video. Innanzitutto benvenuti nel canale di Mimmo Refriger Inverter Clima. Per chi non mi conosce, mi occupo di riparazione climatizzazione, in specifico schede inverter di climatizzazione. Bene, questa è una scheda di unità interna di un Comf. La scheda è marchiata KFR26G BP2N1I. Questa scheda è montata anche su Midea, quindi la troverete su Comf, Midea, Olympia Splendid e qualche altro marchio. Detto questo, l'errore che presenta questa scheda è un errore E3 che sta come errore sul ventilatore, errore fan interno. Ok, diamo alimentazione. Ovviamente non abbiamo la scheda unità esterna, quindi andremo a mettere le impostazioni su fan, perché in pratica in questo modo bypasseremo la parte di comunicazione, che è questo cavetto giallo che sta qui. Bene, accendiamo. In questo momento ci dà 23 gradi, la temperatura ambiente. Aspettiamo l'errore E3 perché il ventilatore non parte. Ripeto, errore 3 sta come errore sul fan, ventilatore interno. Bene, eccolo qui, E3. Ok, togliamo alimentazione. Ovviamente la causa di questo errore potrebbero essere più cose. Partiamo dal condensatore di spunto che monta sulla scheda e dà lo spunto al ventilatore. Questo potrebbe essere una causa, perché questa scheda monta un ventilatore alternata corrente 220 volt 50 Hz, quindi alternata corrente, ha 3 cavetti per quanto riguarda la 220 volt e il terzo cavetto che serve per il condensatore, mentre invece questi altri 3 cavetti sono l'alimentazione della 5 volt alla schedina interna e l'uscita che dal sensore Hall, se non ricordo male si chiama così, correggetemi se mi sbaglio, dal sensore Hall va l'uscita out e va direttamente sul microprocessore. Ovviamente il microprocessore va a leggere i giri del ventilatore. Qui ho riportato uno schemino e adesso lo so che non si capisce niente, ma adesso andrò a spiegare un po' come funziona. Il processore manda l'impulso al 2003 che abbiamo qui. Il 2003 delibera il negativo che lo fa arrivare al relè solido. Sì, perché questo è un relè solido che è riportato qui a QH2223 e come possiamo vedere qui è riportato questo disegnino che l'ho fatto in piccolo così al volo, e dal micro parte l'impulso sul 2003, delibera il negativo che arriva sul relè solido. Il relè solido è già presente da 12 volts in cui fa passare una linea della 220 volt che arriva sulla morsettiera del fan. Ok? Bene, andiamo a vedere che cosa succede, anche perché poi l'errore lo dà dopo un po'. Perché lo dà dopo un po'? Perché da questa morsettiera, che è questa, quindi qui vado a specificare che questo è il negativo, qui arriva la 12 volt, infatti a finire qui, e qui abbiamo out, uscita, che poi va
sul microprocessore. Il microprocessore fa leggere gli impulsi, i giri del fan, e se non riceve questi giri esce l'errore E3. Ecco perché esce dopo un po'. Ma come dicevo prima, una delle cause del fan che non gira potrebbe essere il condensatore. Bene, il condensatore che abbiamo qui sul disegnino, scusate se si vede male, è riportato su un pin e l'altro piedino del condensatore è riportato sull'altro pin. Questo condensatore è da 1,5 microfarad, l'ho testato ed è buono. L'altra linea invece arriva dal relè solido che, ripeto, nel momento in cui arriva l'impulso della 12 volt, il relè si chiude non meccanicamente ma elettronicamente all'interno per rilasciare l'altra linea della 220 volt e far funzionare il ventilatore. Di conseguenza su questi tre pin, che sono questi, da out arriva l'impulso dei giri al micro e non uscirà più l'errore. Adesso ritorniamo sempre ai problemi del ventilatore che non gira e abbiamo escluso il condensatore. Allora a questo punto andiamo a vedere il relè solido, perché se non si chiude il contatto del relè solido significa che il relè è guasto. Come testarlo? Abbastanza semplice. Diamo alimentazione, vado a prendere un multimetro analogico, lo mettiamo in test diodo, accendiamo il climatizzatore nella funzione fan, ok, abbiamo i 23 gradi della temperatura ambiente. Il ventilatore è partito, In questo modo abbiamo visto che il relè solido è buono, perché questo in pratica è tipo un opt isolatore. All'interno ha un LED, un diodo LED che va a flashare l'altra parte, fa in modo che si chiude il contatto e fa passare la linea 220 volt. Tra di loro ovviamente non c'è contatto, perché da un lato in bassa tensione abbiamo la diretta corrente 12 volt, dall'altro lato abbiamo una linea della 220 volt alternata. Quindi le due parti sono separate, anche perché, come potete vedere sulla scheda, questa linea che vediamo qui bianca separa le due schede, la parte di alta alimentazione, parte calda, e la parte fredda di bassa alimentazione diretta corrente. Bene, a questo punto possiamo escludere anche il relè solido e allora, se il relè solido funziona, vuol dire che il 2003 non manda il negativo al relè solido. È probabile che il 2003 sia guasto. Ok, bene, andiamo a testare il 2003. Bene, diamo alimentazione, sempre in solo funzione fan. Abbiamo preso il multimetro digitale della Kaiwitz e andiamo a testare il 2003. Vediamo innanzitutto se arriva la 12 volt sul 2003. Ok, 12 volt è presente. Adesso sappiamo che deve deliberare il negativo e questo è il pin del negativo. La 12 volt non arriva, ma vediamo se arriva la 12 volt su questo piedino, e su questo piedino arriva la 12 volt. Ok, mi metto in questo modo perché forse non si vede bene e non mi sto spiegando anche bene. Questo piedino deve arrivare da 12 volt e quindi arriva.
mentre su questo deve arrivare in negativo, e per vederlo basta mettere il puntale sulla 12 volt e il negativo su questo piedino. Quindi non arriva, ma possiamo farlo anche così, quindi non arriva la 12 volt, non arriva il negativo. Ok, il processore rilascia l'impulso e andiamo a vedere se rilascia l'impulso il processore. Quindi qui abbiamo 4,9 volt, questo piedino è rilasciato la 5 volt dal processore, perché a questo momento ovviamente sta dando errore E3, eccolo lì. Dicevo, il processore rilascia la 5 volt sul piedino che va a rilasciare il negativo su questo relè, e quindi in questo momento su questo relè dovremmo trovare 12 volt e l'andremo a vedere subito, mentre invece sul piedino che va sul relè solido non viene rilasciato nessun voltaggio e possiamo vedere che è 0 volt. Quindi il processore non rilascia nessun voltaggio. Bene, mettiamo i guanti e andiamo a vedere se abbiamo la presenza della 12 volt sul relè. Se il 2003 ha rilasciato il negativo su questo relè, lo ha fatto perché si è sentito il click, e noi però andiamo a vedere stando attenti perché la scheda è alimentata. Ok, abbiamo la 12 volt, perfetto, quindi significa che il 2003 funziona, ma questo 2003 fa funzionare anche il motorino passo passo. A questo punto voglio vedere se effettivamente questo 2003 funziona sul motorino passo passo, cioè se questo 2003 effettivamente è funzionante oppure è in corto all'interno e fa in modo che manda in protezione l'impulso del processore sul ventilatore. Ok, vado a togliere alimentazione, prendiamo i test ULN 2003. Vi ricordo che questo lo trovate nel canale, se non c'è nel canale sta in abbonamento, l'abbonamento costa solamente €1, ci sono tanti altri video a parte questo, come creare il test del 2003, come creare il test della valvola di espansione, come creare il test seriale della comunicazione tra le due unità. Trovate tutto in abbonamento. Bene, diamo alimentazione e andiamo a vedere se effettivamente il motorino passo passo sta ricevendo gli impulsi, anche perché ogni volta che si toglie e si dà alimentazione la letta del condizionatore si resetta, quindi automaticamente dovremmo ricevere gli impulsi sui LED qui presenti. Diamo alimentazione, andiamo a spegnere la luce. Eccolo lì, ecco lì gli impulsi. Possiamo vedere che il 2003 sta funzionando benissimo. Su questo connettore, ricordo, va collegato il motorino passo passo, la letta dello split del climatizzatore in pratica. In questo modo si è resettata la letta. Se andiamo ad accendere il clima, ok, possiamo vedere che in questo momento la letta si sta aprendo e quindi darà di nuovo gli impulsi. Ok, quindi vado a spegnere, quindi in questo momento la letta si sta chiudendo perché ho spento e possiamo vedere che funziona tutto perfettamente. Ok, andiamo a togliere. Bene, dopo aver fatto questi test posso dire che il 2003 è perfettamente funzionante.
per quanto riguarda il relè solido è funzionante, non arriva il negativo sul relè solido perché il processore non manda l'impulso al 2003. E allora il problema dove sta? Ebbene sì, dopo vari test ho trovato il problema. È un problema che non avrei immaginato se non avessi creato questo disegnino. Perché in pratica questa scheda, e possiamo vedere questo disegnino qua, quando il relè si chiude, arriva la 12 volt, relè si chiude, come possiamo vedere L1, questo stiamo parlando che quando si chiude abbiamo l'alimentazione su questo cavetto che fa parte della W, che poi vi andrò a spiegare. Quindi si chiude il relè, qui è riportato nuovamente il relè, arriva su due resistenze dove c'è una caduta di tensione e sull'optisolatore a doppio diodo, questo optisolatore sì perché in pratica qui abbiamo un voltaggio alternato di 1 volt, una volta che arriva questo voltaggio grazie al relè chiuso i LED vanno a flashare sul transistor interno che fa in modo che da 5 volt diventa 1 volt e lo trasmette al micro. Effettivamente quando il relè è aperto qui abbiamo 5 volt, quando il relè si chiude qui abbiamo 1 volt. Abbassando il voltaggio ovviamente da questo lato in diretta corrente va a finire sul micro, il micro ha il voltaggio di 1 volt e delibera l'impulso al 2003 che rilascia il negativo al relè solido. Andiamo a vedere sui fatti cosa succede effettivamente. Diamo alimentazione. Ok. Bene. Se vado a spegnere, si sente il click del relè. Si sente? Si sente il click del relè? Ovviamente non mi potete rispondere, però dico, io lo sento. Spero che si sentirà anche dall'altra parte. Bene, il click del relè effettivamente c'è, però evidentemente non si chiude, c'è qualche problema alla chiusura del relè, del contatto. Perché? Lo dimostro subito perché. Andiamo a chiudere prima che dà l'errore, andiamo a chiudere con dei coccodrilli. Eccolo qui, partito il ventilatore, in questo momento non darà più l'errore, abbiamo chiuso il ponticello del relè. Ma allora il relè si chiude o non si chiude? Sì, il relè si chiude, ma è rovinato. Il contatto interno è rovinato, o si è consumato o è ossidato, e comunque è rovinato perché nel momento in cui ho fatto il ponticello il ventilatore si è rimesso a funzionare. Bene, possiamo aspettare quanto vogliamo, l'errore non lo darà più. Il problema è risolvibile sostituendo il relè, quindi andiamo a spegnere. Bene, abbiamo risolto il problema di questa scheda e di questo errore E3, che in questo caso basta sostituire il relè e abbiamo risolto il problema. Andremo a sostituire dopo. Nel frattempo andiamo a spiegare qualche altra cosina. L'optisolatore è questo qua, ok? Mentre questi altri due opt-isolatori sono per la comunicazione tra le due unità interna che è presente qui e l'unità esterna che non è presente. In questo momento possiamo testare la comunicazione dell'unità interna e non di quella esterna,
perché come ho detto prima non ce l'abbiamo. Lo start bit, che è l'apertura iniziale del pacchetto dati seriale, viene mandato dall'unità interna. Possiamo andare a testare se effettivamente sta mandando il segnale seriale all'altra unità. Mettiamo in DC e diamo alimentazione. Questo momento è spento, non fa niente perché anche da spento manda il segnale all'unità esterna. Ok, voglio far presente che il multimetro della Kywiz costa solo 40 euro, vi lascio il link sotto in descrizione, e riesce anche a percepire il segnale in DC variabile. Ok, possiamo anche vederlo con Vanless. È un altro buon multimetro che, ripeto, anche lui costa intorno ai 40 euro. Possiamo anche scusate, anche lui riesce a leggere la tensione variabile di comunicazione. Ok, ma anche con un multimetro analogico possiamo farlo. Mettiamo in diretta corrente 2,5 volt e andiamo a testare la comunicazione. Possiamo vedere l'oscillazione della lancetta e quindi in questo momento il processore sta mandando i pacchetti dati. Se avessimo l'unità esterna da quest'altro fotoaccoppiatore avremmo il ritorno. In questo caso abbiamo solo un voltaggio fisso e non oscillante perché non abbiamo la scheda esterna. Ok, detto questo, il video potrebbe anche finire così, però questo lo voglio sottolineare, farò un video a parte per quanto riguarda la chiusura del relè, perché in questo momento sicuramente qualcuno di voi si sta facendo la domanda: ma perché ha un relè la scheda interna e cosa fa questo relè? Anche perché adesso tutti i climatizzatori di ultima generazione hanno l'alimentazione direttamente sull'unità esterna. E quindi il relè interno a cosa serve? In realtà l'alimentazione dell'unità esterna la trasferisce sull'unità interna, quindi l'alimentazione arriva sull'unità interna, perché se andate a notare, se andate a vedere sulla morsettiera dell'unità esterna su LN sta fatto un ponticello L1 L2, quindi l'alimentazione come arriva all'unità esterna così arriva anche all'unità interna, e L1 è presente su questo cavetto rosso, quindi nel momento in cui diamo l'alimentazione all'unità esterna abbiamo anche l'alimentazione sull'unità interna, ma questo cavetto bianco va su W. W solitamente lo trovate su Midea o su altri climatizzatori tipo questo è Comfe e tante altre marche che montano queste schede. W è effettivamente in realtà questo cavetto bianco che nel momento in cui si va a chiudere il relè dà alimentazione alla scheda esterna. Se non si dovesse chiudere il relè non va a alimentare la scheda esterna, l'unità esterna. Poi magari facciamo un video a parte
parte, perché effettivamente una cosa è fare il disegnino e una cosa stare a spiegare così non è tanto facile. Poi dall'altro non è che sono un professore, sono un autodidatta. Detto questo, ragazzi, se il video vi è stato utile, mettete un bel pollice in su, facciamo in modo che YouTube pubblicizzi i miei video, e questo devo chiedere a voi perché serve tutta la vostra massima collaborazione, e sicuramente andare a schiacciare il pollice in su non farete fatica di sicuro. Bene, prima di chiudere iscrivetevi anche al canale. Una volta iscritti azionate la campanella per ricevere le notifiche nel momento in cui posterò un video. E mi scuso se sono ripetitivo su tutti i video, perché è importante crescere con il canale, è importante che lasciate un like, è importante che azionate la campanella. Se sono qui è grazie a voi che mi seguite. Bene ragazzi, detto questo, il video di Mimmo Refrige finisce qua. Scheda, Comfe, Midea, Olimpia Splendi, eccetera eccetera. Da Mimmo Refrige questo è tutto, un abbraccio a tutti, ci vediamo a un prossimo video.